È incredibile pensare che questa spiaggia, in caso di invasione russa, diventerebbe un fronte, una linea di confine, un fronte di guerra. Бух, да, разбил он меня, и все, и там. Я не с Одессы сам. No, мы не с Одессы. Где? Донецкая область. Донецька Донбас. Донецкая. А, Донбас? About the military. How does it work for you? I just believe the gods, because they can take me in every second. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не столкнулись. Yeah, I think it's relatively safe at the moment. Look, I've got a... Oh. There's another one. Quasi 4 anni fa, il 24 febbraio 2022, iniziava l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. Un conflitto le cui origini affondano nella lunga e travagliata storia della regione, esploso già nel 2014 con la guerra in Donbass. Negli ultimi mesi si è parlato quotidianamente di trattative, accordi di pace e cessate il fuoco, senza però aver raggiunto ancora dei risultati concreti. Di concreto, oggi in Ucraina ci sono i bombardamenti russi, la distruzione di obiettivi militari e spesso anche civili, gli sfollati, i mendicanti e i mutilati di guerra. Noi siamo stati in uno dei luoghi simbolo del conflitto, obiettivo dichiarato di Putin e dell'esercito russo. Siamo a Odessa, città nel sud-est dell'Ucraina. Siamo qui per documentare la vita quotidiana di persone che convivono da oltre 3 anni con la guerra. Vogliamo iniziare la nostra giornata sul mare, in una delle spiagge più amate e più popolari della città di Odessa. Perché ridi? Perché ridi? Questo ragazzo che canta poesie qui vicino al mare è Edgard, un ragazzo che abbiamo conosciuto qualche giorno fa mentre andavamo in giro per la città. Lui cerca di far distrarre un po' tramite la sua arte le persone qui a Odessa. Мы разнимся только нашим багажом, фильтром восприятия, кюдечки своей, но на измерении глубже этажом я соединяю словно к ней. Огромное спасибо. How's it going? How's it going? Oh man, that's incredibly. I'm feeling so deep, you know, in the flow. Just one moment, I pulled. Molti dei missili e dei droni che arrivano in città, di cui abbiamo sentito e sentiremo gli allarmi, arrivano dalla Crimea, che sta a circa... Esattamente non la so indicare, ma... Quanti chilometri di distanza? Saranno 400 in linea d'aria, la Crimea 400 in linea d'aria. Dalla Crimea partono i missili e i droni che bombardano il porto di Odessa. È incredibile pensare che questa spiaggia, in caso di invasione russa, diventerebbe un fronte, una linea di confine, un fronte di guerra. The first years it doesn't go to the sea, like not so much like here. Now it's just doesn't give nothing. Just they don't care. it's just a curve, Yeah. But the first time, everybody don't know what is it. You know, like this is war, and you got some pictures in your mind, like what is a war?
But still, people are not scared. No, it's Odessa, man. Yeah, they could encounter. yeah. So, hello, my name is Edgar Vinitsky. I am living in Ukraine, in Odessa now. I'm 31. I made poetry that explain me the world and share with it this kind of philosophy and therapy with people on the street or in a social. When did you started writing poetry? So the start was, I don't know why, just started writing, just for fun. I was started and it was like extremely cool, people like it. I got my first wave of popularity by poetry, I got my first book. The war starts, I was living with my love, Katerina. We was shocked because what is it? War, you know? You don't know what is it. We just know what the war is started and there is really bad sounds outside, like. How was the situation? Everybody was in the house. Everybody was like, don't know how live. You know, there is no algorithm, no more. So somebody move out from Ukraine with a faster way they can. Somebody panicked. There was a friend of mine. He was on a chill, and he just walking outside with his dog. So there was a different way how to experience it. I didn't perform in those periods because there is not for nobody. There is no people on the streets. But in a few months, I realized that I can do something. It was strange because time to time there was bangs, you know, like you're reading poetry and. But we did it, and in some point we realized with Katya that we need to make a new people because now it's people's gone, so we need to make a new. She got pregnant. After that, it was really hard period because electricity is over. In this period, it was called winter. You know, it was hard in some way, but in some way it was about the freedom inside. And after that, my daughters born. That was the greatest moment of my life. Can I ask you about the military? How does it work for you? I just believe in God, because they can take me in every second. Oh yeah? Really. I mean, I have no documents. You have No. So Nothing. Oh, really? Really. That's the weirdest part for people. Yeah. Then everybody think that I got something, but I haven't. So they could come now? Yes, and just bring you to when we're the sitting here. One time they give me the paper that I need to go to the military recruitment. And I just that's all. But because they cannot do this for the first time, at the second time they can, because now I am wanted. You know, I live in a world with really close contact with the universe, where nothing is just happen. It's everything in your life. It's supposed to be like that, because you have to open your potential by these experiences and work too. So I don't know if somebody take me there. So that's have to be like that. I don't know. I can, you know, I can fear and sitting at home, but I don't know. I think that's not about my potential. It's something that always touched us. Social media, okay? Because sometimes. Oh, you got it. I have no it. I have no this application. Yeah, exactly. That's what I was telling. Yeah, there is an error alert right now. But I have no this application. You deleted? You had it? I hadn't it before, never. I didn't have it. Because actually I hear it. I don't know what I need to. do you hear it? So, you know. Yeah. And people just... Yeah, because... But you can see all of them go to their phones. I would say this is one of the weirdest interview ever with the siren going on there. I'm sure, because that's really weird way to... It's weird for us, I mean, because for you it's not... It's still weird for you, it's still something... It's supposed to be not weird, but not usual. What is weird? For everyone it's different, really.
For some guy, the war is a problem that some military can't take him. For someone, it can be about fucking Russian destroy my country. I hate them, and it's about hating. Somebody, it's about scare. For someone, it's about, is if the war didn't start before, there is no my daughter now. So, for me, war is the greatest that can be in my life. Now, I realized it. Because that was a so strong trigger for me to understand that if I want to make a family, that's the really one moment for it. I have to. That's you don't have. You have no time for scaring for this way. It's super interesting to think for us, because we are not used to it, that she is growing Inside of the war? inside of the war, yeah. But she's growing inside of the peace of our family. Yeah, no, definitely. That's the way. Following your perspective, Yes. she's. But from outside, this point is very Yes. strange for us. For It's her, like my grandmother. yes. I'm really great that we are talking. That's for me. That's really great experience. Now it's a new honest period of my life, so perfect. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ecco, è appena suonato un allarme, chiaramente è suonata la sirena, ma tutto tranquillo, come se nulla fosse. Spieghiamo un attimo come funziona questa cosa. Quando arrivi in Ucraina è consigliato scaricare delle applicazioni che ti avvisano ogni qualvolta parte un allarme antiaereo, antidrone, e quindi noi le utilizziamo e ci arrivano i messaggi la notte e il giorno, e hai anche la possibilità di guardare su queste applicazioni i punti in cui potenzialmente stanno attaccando. Vedi, qui è segnalato il riconoscimento di un pericolo sopra il mare che potrebbe arrivare sulle coste di Odessa, mentre appunto invece le persone tendono a ignorare questi allarmi, perché appunto significherebbe starci appresso tutto il giorno, è una cosa che va avanti da 3 anni, quindi si è assolutamente normalizzata per loro. Io credo che ignorarlo sia una necessità per le persone, appunto perché non si potrebbe convivere con questa cosa, significherebbe non uscire di casa o doversi svegliare ogni notte 2 o 3 volte. Però questo non vuol dire che non ci sia paura al riguardo, si ha la possibilità di essere colpiti da un momento all'altro, di fatto, come poi succede ed è successo a un sacco di civili che sono stati uccisi a causa di un bombardamento che avrebbe dovuto colpire infrastrutture militari. Александр. Видишь? Бух. Да. Разбило он меня, и стекла, и там. Вон там. Siamo al mercato Privot, che è il più importante mercato di Odessa, è un simbolo della città perché risale all'800. Sono sempre stati legatissimi i cittadini a questo mercato, che è stato bombardato a luglio con un missile e dei droni da parte della Russia, anche quella parte lì del mercato nuovo. Hanno bombardato di notte, per questo non ci sono stati morti, sono state ferite delle persone che passavano da queste parti. Stanno ricostruendo, hanno già ricostruito qualcosa, qui è rimasto completamente distrutto. E le persone dentro i banchi che sono rimasti in piedi continuano a lavorare, ovviamente non c'è molta voglia di parlare, come è comprensibile. L'altra cosa che volevo far vedere è queste parti di legno che si vedono sono le ricostruzioni temporanee, quindi a chi si è rotto il vetro loro mettono queste placche di legno per, diciamo, ovviare al problema il più velocemente possibile. Abbiamo notato dall'inizio, è una cosa evidentissima,
ci sono un sacco di macchine di lusso, ci sono tantissime macchine di lusso nuove e spesso anche di modelli che almeno io non conosco, cioè che non ho mai visto in Europa, in Italia, come se arrivassero, non lo so, da un altro continente. No, sicuramente sì, sono macchine molto molto nuove, cioè si vede che sono nuove perché è la classica pulizia da macchina nuova. E ecco, dobbiamo scendere. Come se però avessero smart. vieni con me. Quindi ci sono un sacco di macchine di lusso e molti sono BMW, Porsche, un sacco di Audi e macchine del genere. Abbiamo indagato un po' la questione perché sono effettivamente troppe e non è normale, soprattutto in un paese che dovrebbe stare in una, diciamo, crisi di guerra. Abbiamo parlato con un po' di ragazzi e ci hanno detto che hanno levato le tasse di importazione alle macchine che vengono importate in Ucraina, soprattutto dagli Stati Uniti, dalla Germania e da altri paesi del genere. Quindi sicuramente questo ha portato tante persone a importare le proprie macchine dagli Stati Uniti, anche macchine nuove ma casomai appena incidentate, che poi vengono rimesse a posto e importate qui in Ucraina a prezzi bassissimi. L'altro discorso è che c'è anche molta corruzione per il discorso della guerra, allora probabilmente è anche una maniera per ripulire i soldi, riciclare denaro e investire su un qualcosa che quando finirà la guerra, se finirà, si potrà rivendere a prezzi più alti. No, it was like just like normal questions about first, like how old are you, what's your name, just a little introduction. If you're more comfortable speaking, she didn't like it. I'm Nastya, I'm 25 years old. Now I'm working as a barman there. My usual day, like I wake up, drink my stuff, go to the work, have work day, go to home and sleep. I just casual, boring life. My boyfriend, he's a soldier and he is an artist, so he helped to продвигать recruiting у нас. He's not a soldier. He's a soldier, He's a soldier, but he but his task is more artistic. yes. He made cats, LBVS cats. Yes, it's his team. Like he, LBWS is him? Oh wow, that's so nice to know Really? him. I made a lot of photos to probably is a way to interact better with the younger generation, no? Using the art. yes, Yeah. of course. It's also his works. Nice. He made it like that. He painted or just graffiti. designed? Ah, and he made it physically. Yes, yes. Nice. Che aveva fatto? No, magari progettavano. How long have you been together? Like a year. He always was here in Odessa? No. No. We started dating, it was months or two, and then he was mobilized, and he wasn't at home like 3 months or more. He studied, then he was in his brigade doing the work he needed to do, and then he was returned to Odessa to do work there. I don't know what will be like next day. I just hope that everything will be okay. Yeah. There was like one moment when I was at home, and I have three or four strikes near my home, like 100 meters, etc. And like, okay, he in the war, I'm dying home, everything is okay. Yeah, it just became also so normal to you. It's not normal. You always like have that pressure on you, like you see the news, or you know, like if it's an air alarm, you need to go to the shelter, or like you like, I'm sleeping today, whatever. Yeah. So you have choose every day what you will do, and you like accept it for yourself. It's like was a strategy from Russia to like do not give to sleep for us.
And we're like, when it's ends, when it ends, like, but everything okay. Why do you think they attack at night? Psychology. Like we do our work and live today. We thinking about future, but like living today. Yeah. That's all. Siamo a piazza Shevchenko in centro città vicino al mare. Qui inizia il parco Shevchenko e questa strada che porta dentro il parco è diventata una sorta di memoriale per i caduti della guerra. Ci sono queste targhe come se fossero delle tombe. C'è dedicata a una o due persone con il nome, la data di nascita, il soprannome, il nome di guerra, il nome di battaglia e una piccola descrizione della carriera militare. E la bandiera bianca è la bandiera della Marina Militare Ucraina. Ce ne sono tante perché Odessa è il porto principale ucraino e quindi siamo sulla scalinata Potiomki, che è forse l'attrattiva principale di Odessa, lo era per i turisti prima che scomparissero, ovviamente prima dell'inizio della guerra. Da qui abbiamo una visuale sul porto che lavora ancora a pieno regime, ovviamente sempre più devoto a un'economia di guerra, ma lavora come ha sempre fatto. Parte delle infrastrutture sono distrutte. Questa qua davanti è chiusa. Da qui si vede anche l'hotel Odessa, abbandonato dal 2011 e poi bombardato nel 2023. Questa qui dietro è la statua del duca di Richelieu, che è stato il primo governatore di Odessa e che chiaramente adesso è completamente coperta per evitare che eventuali bombardamenti la possano danneggiare. Hello. Speak a bit of English? No. Вот, парень, скажите мне. Давай! Я не местный. No, нет интервью. Какое интервью? Подожди, что они хотят? Что вы будете делать? Расскажите на украинском мове, типа на русском, что вы будете сегодня делать? Что делает вечером? Вечером мы гуляем. Гуляем? Ходим по паркам. Ищем девушку для него. Гуляет бильярд. Да, в общем. О, есть. Бильярд? Да, бильярд. А мы тоже гуляем бильярд. Да. Free man стриптиз клуб будет. This is a life. Striptease club and... Это правда? Вот это вот. Это там вес. L'età. Вот. Age. 19, 21. 21. 22. 18. Школа? Ну, колледж. Колледж? Да. Маринеско. Какой колледж? Маринеско. Милитар? Я моряк. Military. Військовий. Школа? Військовий. А, Тра-та-та, русский Иван. армия. Русский бежит Иван, тра-та-та и лежит Иван. Все, немає Иван. Закончился. Come si vive a Odessa? Я не с Одессы сам. No, мы не с Одессы. Ah. Не Одесска? Нет. Где? Я. Донецкая область. Донецкая область? Донецкая. А, Донбасс? Донбасс. Что делает Одесса? Приехал к побратиму на похороны. А, Рип. Френд. Рип. окей. Ушел. Закапывать. Окей. Да. Дядько, как Девочки, дядько? стреляйте вас. Побратими мого дядька, который загинув на війні. Вот, і вони приїхали в Одесу, щоб поховати. Летом? Да, брат. Нажми на курок. Occhio che pila scossa. В летом. Летом. Одесса, хорошо? Я Очень хорошо. Девочки, братан. Девочки, очень люблю. And what Ранение.
Military? Military. Military. Nord Division слушайте? Nord Division слушайте? Nord Division. Music. Nord Division не знаю. Слушай, SoundCloud. Military rap. Military rap. В Италии? В Италии не military. Нормальная. No, it's Narcos. Yeah, this Italian. Популярні в Риме, в Италии. Рим? А, Ревер. итальянский рэп. Чуешь, плотного дал. Как украинский рэп? Украину лучше. Nord Division. Time. 23 минуты. Это еще мало, есть дай. Есть one quote. Yeah. One five. Ці куплети проросли прямиком з автовських катакомб. Тут валять так, що відривається тромб. Якщо це не справжній хіп-хоп, а компот поспішає засмутити тебе. Ізі-бот. Піар Інстаграм, Розглядай браток на Вашингтон і Нью-Йорк. Передаю парадійці, що нормальний польот. Хочу, що там співали прильот, 30 хвилин підльот. Рота підйом, ей-йоу, рота підйом. Якщо ти шукав справжній хіп-хап, не обшитий стразами, познайомся детально. Почувся, де першого разу ти вже як ваза, яку не склеїти ніколи і нікому. В старому домі завішані ікони. Siamo in un supermercato del centro di Odessa. È interessante vedere come può arrivare un po' la cultura della guerra o comunque come la presenza della guerra si possa osservare anche in situazioni apparentemente così ingenue, come la scelta delle birre. Qui ne abbiamo una che letteralmente inneggia alla distruzione del Cremlino, un'altra con un missile. Questa è una birra chiara che inneggia comunque, che questo richiama. concetto un po' gamificato, si dice. Sì, questo è il termine. molto gamificata comunque. Sì. No, sicuramente è qualcosa che ci aiuta a capire un po' il significato di questo video, quindi la convivenza tra le persone, la guerra e anche nelle cose così piccole. Sono le 23:40 ormai e ci stiamo avvicinando verso il coprifuoco. Tra 20 minuti si spegnerà tutto qui. Le macchine sono molto poche e giusto le ultime persone che tornano a casa nonostante sia sabato sera. Come è anche chiaro che sia, il coprifuoco inizia da mezzanotte perché la maggior parte degli attacchi russi avvengono nelle ore della notte. Quindi può capitare di essere avvisati tramite l'applicazione, che è quella che facevamo vedere anche prima, durante la notte di possibili attacchi. Come funziona l'applicazione? Si seleziona la regione in cui si è sul proprio telefono e ogni volta che ci sono degli attacchi dobbiamo verificare che l'attacco non sia effettivamente nel posto in cui siamo. E la maggior parte delle volte quello che capita, soprattutto qui nella regione di Odessa, è che gli attacchi avvengano più a nord o anche più a sud, ma spesso lontani dalla città. Se si dovesse verificare un attacco in Odessa City, ci sono i vari bunker o shelter, come vengono chiamati qui, dove si può andare e stare al sicuro, e ci si mette al sicuro. A me fa particolarmente strano vedere la città in queste condizioni, vedere questo sabato sera, perché ne ho sempre sentito parlare da amici ucraini, romeni, moldavi, persone che vivono in questa parte di Europa in termini veramente sbalorditivi, come una città che non dorme mai, un posto dove festeggiare compleanni, matrimoni, feste di laurea. Ovviamente tutto questo non esiste più da 3 anni a questa parte, però sì, ci siamo dovuti interrompere perché è scattata la mezzanotte, come vedete si sono spente le luci, si è spenta la città. Stavamo dicendo che, come abbiamo visto durante tutto il corso della giornata, cambiano i momenti di aggregazione, cambiano gli orari, ma non spariscono.
mezzanotte e 52 e è appena suonato un allarme, sta suonando, si riesce a sentire e adesso semplicemente verifichiamo dov'è. Drones from the Black Sea area are heading towards Odessa. È da tutto il giorno comunque che dicono di sti droni, eh? Ma a te non ti suona questo? No. Fontan. Fontane adesso? Fontane. Fontan, drone threat. Drone threat, take shelter immediately. Peresipski, sempre Odessa mi sa. Sta qua dietro. Dove stai leggendo? Mi è arrivata di nuovo la cosa. Mi dice altezza 100 metri. Drone threat, take shelter immediately. Musatov. Un po' più sopra di Odessa, ma sempre vicino. C'è stata un'esplosione. Non dice esattamente dove. Ti senti gli allarmi? Sì. Ti senti? Dovrebbe essere stata a nord. Attention. The air alert is over. May the force be with you. Attention. The air alert is over. Forse si può andare a dormire. Cambiano i momenti di aggregazione, cambiano gli orari, ma non spariscono. Incubi e sogni belli a giorni alterni, dopo che ti inventi quando giri tutti tornanti degli inferni. 45 inverni, 45 stati, forse ritorneremo quelli che siamo già stati. Generazione di pischelli traumatizzati, ritrovarsi a fare quello a cui eravamo destinati. Ci penso sempre quando mi trovo di fronte a un bivio crossroads. Tengo chiamo più vicino che posso, prima il dessert, dopo l'amaro. Quando spengono le luci nella sala e cala giù il sipario, rimane solo quello che ti manda in crisi. Restano solamente lacrime e sorrisi. Sogni e incubi inciso sopra la mia lapide. Strage di anime rimangono sorrisi e lacrime. Due poli opposti mai divisi, legami stretti mai recisi. Che cosa resta? Lacrime e sorrisi. Sogni e incubi, giornate aride. Cosa rimane a me? Solo uno strascico, risate e lacrime. Angeli e diavoli, ragazzi in crisi. Sono due parti che sembrano maschere di lacrime e sorrisi. Because you got, a great mission. You know what are you doing? You want to share the truth. But truth, it's not only about war here. It's not only. Lacrime e sorrisi, ti serve? Sì, devi tenere sotto controllo le tue lacrime e i tuoi sorrisi. Perché è tutto quello che hai e nessuno te lo può portare via. Cambiano gli orari. Cambiano i momenti di aggregazione, cambiano gli orari, ma non spariscono. Greve, vado. Ecco. Andiamo, vai, vado. Diciamo che si è spento? Aspetta la luce. Vai. Parlo, vabbè, sarà così. Parla. Di là o di là?